questo campionato ci sta regalando un finale tutto da vedere, tutto da gustare, tutto da assaporare. E non solo per lo scudetto, dove abbiamo la prima e la seconda appaiate a 5 dalla fine, ma anche la lotta Champions. Come l'ho chiamata? Champions. Champions. Wow. Wow. Con tre squadre in un punto. Tre squadre in un punto. Tre squadre che si giocano quel posto. E attenzione, volendo, difficile, ma 5 squadre in 4 punti. Quindi anche la vittoria della Fiorentina non è da sottovalutare. E la Lazio che vince al Marassi. E poi sapevamo che non sarebbe stato semplice, perché il Parma di Chivo, l'ho fatto vedere, squadra ostica, che con la vittoria di oggi, ragazzi miei, incasina e non poco il percorso della Juventus. Ma soprattutto si sa, il Parma oggi con questa vittoria non lo è matematicamente, ma fa un balzo enorme. E il Parma, onestamente, vedendo anche un po' la squadra, cioè gli si fanno male tre giocatori dal primo al 45esimo minuto, anzi dopo 10 praticamente perdono il miglior giocatore. E nonostante ciò, è una squadra che ti può mettere man negli ultimi 10 minuti o 20, non mi ricordo neanche, vedendo tre partite è un po' un casino. Però è una squadra che ha una profondità importante, che non ha nulla a che vedere con le altre. E adesso deve stare attento la Juve. Ma con ordine, con ordine, con ordine. Sono andato come al solito sempre un po' sparato. Prima, come al solito, vi invito a spolliciare per questo amico, ma amico un cappero di algoritmo. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. E a proposito dei prossimi contenuti, tra un po' andiamo a vedere eh, la semifinale di Coppa Italia di ritorno. E quindi din don attivata anche la campanella. Grazie, grazie per il vostro immancabile supporto. Palinsesto che ovviamente è stato un po', no, un po', è stato messo sottosopra da eventi che purtroppo conosciamo benissimo: la morte del Papa, che tra l'altro uno dei Papa, si dice così, uno dei Papa che poi molto legato anche al calcio, quindi perdiamo una figura sicuramente di rilievo. Allora, partendo dalla Juventus, io una cosa, senza andare troppo per le lunghe, una cosa posso dire: l'assenza di leadership, perché spesso, ecco, noi pensiamo che l'allenatore sia, come posso dire, il principale, la figura principale che raccoglie i meriti, o la figura principale che il più delle volte è quello che fa danni e che va cambiato, no? Attenzione, sì, perché comunque per me l'allenatore impatta tantissimo. Basta pensare al Bologna d'Italiano, alla stessa Inter di Inzaghi, quanto è inzaghiana l'Inter, quanto è contiano il Napoli, quanto è, per Ranieri come faccio? Claudiano, diciamo così, la Roma. Sicuramente gli allenatori incidono, però ci sono i giocatori che comunque hanno un valore centrale. E non sono qui a dire che i giocatori della Juventus non siano all'altezza, ma i giocatori della Juventus peccano tutti di leadership. Non c'è un giocatore leader all'interno della Juventus, non c'è un giocatore che, quando le cose si mettono male, ci penso io. Basti pensare anche a Colomani, che forse agli occhi di tutti è quello che, no? È più, tra virgolette, popolare. E Colomani fa la cosa meno leader di tutte in questa partita. Alla ripresa del primo tempo, sgasata, e personalità, deve tirare in porta, mettere a palle in mezzo. Una giocata senza senso, ma una giocata senza coraggio.
E io questo quello che vado a imputare un po' alla Juventus, che abbiamo visto tantissimo con Motte, e questo aspetto non è che poteva per magia cancellarsi con Tudor, no? Non è, magari, sarebbe veramente, altrimenti il calcio sarebbe paragonabile alla magia, non è così. E oggi vediamo la Juventus che, che poi non sto qui a parlare neanche di tattica, anche se poi no, ha provato quell'arrembaggio finale buttando dagli esterni sempre palle in mezzo, poi mettendo Ponzesà a provare la conclusione. Ma ribadisco, l'occasione più importante l'ha avuto Colomania. Io non ricordo parate di Suzuki, non ricordo clamorose occasioni. Ribadisco, ricordo una Juventus buttata lì, che poi mancava Ildiz, ed è Ildiz quello che potrebbe un domani essere, no? Il leader di cui parlavo, ma difficile oggi chiedere troppo a questo ragazzo, no? In questo momento. Tanti giocatori che si sono anche un po' dispersi nel tempo. Cambiaso, per esempio, un giocatore che pare che ci fosse stata l'offerta di 60 milioni del City, la Juventus che chiedeva 80, e Cambiaso di oggi è qualcosa di imbarazzante, ragazzi. Non so se lo vedete sul gol preso, ragazzi miei, è lui che gestisce male quel pallone. Ricordo veramente poche giocate dello stesso giocatore, per non parlare di Kelly, e qui apriamo anche la parentesi mercato. Forse tanti giocatori non sono stati azzeccati, e Kelly non è che è stato un giocatore di poco conto, no? Preso così, anzi, giocatore anche, non mi ricordo se c'è l'obbligo o meno, ma si parla di 20 milioni. Cioè, giocatori di un certo valore, che poi non incide, o meglio, è stato secondo me un acquisto sbagliato a monte, si è fatto sovrastare completamente da Pellegrino. Ripeto, una Juventus eh, che in questo momento deve stare molto attento, deve stare molto attento, perché adesso i punti peseranno sempre di più. E ribadisco, anche se secondo me sono quelli che hanno, tra virgolette, il calendario più semplice, anche se poi è sempre tutto da vedere, questa sconfitta pesa tanto, pesa veramente, veramente tanto. Vedremo quello che accadrà. E ribadisco, oggi mi aspettavo qualcosa di diverso, soprattutto dopo gli infortuni, cioè veramente tre giocatori infortunati, due dopo 10 minuti, tra cui Bernabé il più importante. Quindi manca il playmaker, quello che detta i tempi. Eppure che fatica la Juve, cioè questa roba onestamente mi lascia pensare. E ribadisco, se è una stagione che sta andando così, non poteva essere solo per i demeriti del passato allenatore, che ci sono, che rimangono secondo me, ma che si porta anche questa nuova gestione, questo nuovo mandato, per quanto mi riguarda. Andiamo avanti, perché altrimenti qua, ragazzi, mi inizia la partita velocemente. Genoa-Lazio, io parlerei quasi unicamente di un giocatore che ogni volta che siamo qui a parlare dei biancocelesti cito. L'ho citato quando mancava e l'ho citato quando c'era. Castellanos, ragazzi. Castellanos è un giocatore troppo importante per questa squadra. Lo vedi nei momenti anche chiavi, negli aspetti appunto chiave della partita. Oggi è lui che decide. Oggi è lui che decide con un gol bellissimo. La palla, perché Genoa sì, con l'inferiorità numerica, ma sempre piazzato bene il Genoa, non ti regala mai nulla la squadra che Vieira, e lui fa una giocata bellissima, ragazzi, per come impatta il pallone, ma soprattutto l'espulsione, ma soprattutto quella, ancora più importante, no? Arriva quella palla, avete visto come la domestica, e l'imbucata per Zaccagni. Castellano si può fare il 10 e il 9, ragazzi, è una roba incredibile. Più 10 che 9. Vi arrivo a dire questo. Vi arrivo a dire questo. Ragazzi, per me è un giocatore incredibile. Qualcuno l'avrà giudicato male perché è andato a calciare il rigore da infortunato. Quello che. Boiate. Questo giocatore formidabile, che grazie soprattutto al lavoro di Baroni è cresciuto tantissimo per quanto mi riguarda. E vado al lavoro di Baroni, ragazzi miei, perché poi è lì il discorso. Veramente ancora mettiamo in discussione l'operato di questo signore qua. La Lazio si sta giocando la Champions League. La Lazio se la giocherà da qui alla fine della stagione. La Lazio è arrivata a giocarsi la Champions League. Ci riuscirà, non ci riuscirà. Ma la Lazio è competitiva per giocarsi la Champions League.
E sta roba qua la deve tanto al suo allenatore. E sta roba qua, prima di iniziare la prima partita di campionato, non la diceva nessuno. E allora non mi rompete le scatole, scusate se faccio la voce grossa, per favore, non diciamo boiata, non mettiamo in discussione questo allenatore. E poi cosa vi voglio dire su sta gara? C'è ben poco da dire. L'altro giocatore importante e impattante è Rovella in mezzo al campo, l'imbucata per Dia che secondo me con Castellanos non lo so se perché viene sgravato da alcuni compiti, riesce comunque no, a fare quello che deve, fa un bellissimo gol tra l'altro, un bel incrocio. E la Lazio gira, cioè, la Lazio con Castellanos in campo, secondo me riesce a girare alla perfezione. Ripeto, oggi è una vittoria difficilissima, è vero, è facilitata dall'espulsione perché il Genoa è una squadra durissima, dura, veramente dura il Genoa di Vieira. E quindi sì, però incredibile. Piccola parentesi, l'espulsione di Belayan, che secondo me non fa la roba cattiva, ma non serviva proprio quella. Mi dispiace per questo ragazzo che avevamo visto al Verona fare belle cose ancora, invece qui dietro anche mentalmente non riesce a. Non lo so. Vabbè. Chiudiamo con la Fiorentina, Cagliari-Fiorentina con la vittoria dei Viola e ragazzi la Fiorentina, anche qui l'allenatore in discussione, io sento delle robe incredibili, per me la Fiorentina difficilmente davvero centrerà l'Europa che conta, ma se la Fiorentina va a giocarsi l'Europa League, ragazzi, se riesce a fare sta roba, ma che gli vuoi andare a ma pure se non ci riesce ragazzi, perché è lì la Fiorentina, è lì diamine. E io impazzisco. Vedo una squadra che comunque gioca bene. Lo so, a volte è una squadra un po' a sprazzi. Forse non la continuità nella stessa partita che può mancare può dar fastidio. Non lo so che dire. Diamo modo, perché comunque anche oggi è partenza un po' non buonissima, tra l'altro anche De Gea sul primo gol poteva fare meglio, poi c'è stato addirittura il palo, si era un po' messa male, però è uscita la Fiorentina poi è uscita con qualità, con giocate, mandragora, bella per l'inserimento di Gossens, ma lì è stato bravo l'altro che gli porta via l'uomo e gioca Dodò che annata di Dodò ragazzi, anche nel finale in aggressione alto, palla per Zaniolo, mette lui mette lui la palla sulla testa di Beltrán, ma che dire ragazzi, veramente niente male, senza Ken contro il Cagliari, anche il Cagliari non è semplicissimo, quindi veramente non male, e godiamoci questo finale perché la lotta Champions è wow. Scusate, devo scappare, ancora vorrei parlare, meriterebbe più profondità la stessa Fiorentina ma anche la Lazio e la Juve, però devo scappare, sennò oggi finisce male. Un grande abbraccio, se volete ci vediamo dopo, un grande abbraccio.